Cosa nasconde questa stanza misteriosa? Il lago, la luna, le scale. Vira Kosha che volge il suo sguardo verso i suoi figli al venire della primavera. Cosa pensate stia cercando di indicarvi? Al mattino l'uomo non c'era più. Sophie rimase seduta sul pavimento per qualche minuto, con il fascio di luce del giorno che entrava dalla rampa d'accesso e illuminava la sala in modo completamente diverso dalla notte. Poi prese il taccuino e scrisse quello che ricordava: il riflesso lunare, la diagonale, il punto in cui toccava l'acqua. A colazione, mentre gli altri parlavano delle misurazioni del giorno precedente, Sophie rimase in silenzio a guardare il caffè nella tazza. Poi Carlos disse qualcosa che la fece alzare la testa. Stava spiegando a Eric i sistemi di orientamento astronomico delle culture precolombiane, non come superstizione, ma come scienza pratica. Il calendario azteco, disse, era uno strumento di precisione millimetrica. Ma anche le culture andine avevano una conoscenza astronomica sofisticata. I Wari e i Tiahuanaco studiavano i cicli lunari non come fini a se stessi, ma come sistema per misurare le stagioni, prevedere i cicli agricoli, orientare l'architettura. La luna per loro era un orologio, il più preciso che avessero. Eric chiese come si traducesse nel pratico. Carlos spiegò che molte strutture erano orientate in modo che in momenti specifici dell'anno, solstizi, equinozi, fasi lunari particolari, la luce entrava in punti precisi degli edifici, illuminando elementi altrimenti nell'ombra. Era ingegneria astronomica. Era anche comunicazione, un messaggio che si leggeva solo se si stava nel posto giusto al momento giusto. Sophie posò la tazza. Al venire della primavera, Viracocha volgerà il suo sguardo verso i suoi figli e la luna indicherà la via che l'occhio non può vedere. Erano quasi in estate, ma il principio non cambiava. Il fascio lunare seguiva uno schema e quello schema aveva una logica. La posizione della notte precedente non era quella della primavera, era spostata, ma il punto indicato era approssimativo, non esatto, abbastanza vicino da poter essere esplorato. Disse a Daniel che dovevano tornare nella sala. Quella sera ci tornarono in 6: Sophie, Daniel, Carlos, Eric e 2 degli assistenti indigeni che avevano chiesto esplicitamente di partecipare. Sophie spiegò quello che stava cercando: il punto sul fondo del lago, verso cui la luce lunare avrebbe puntato nella posizione di primavera, corretta per la fase attuale. Daniel aveva fatto i calcoli nel pomeriggio. Il punto era identificabile con un margine di errore di circa 1 metro. Guardarono il lago. Era scuro, opaco, con 4 metri di profondità, documentati da una misurazione che Eric aveva fatto il giorno precedente con una corda. Non si vedeva il fondo. Sophie si tolse le scarpe. Si tolse il giubbotto. Disse agli altri di restare. Daniel le chiese cosa stesse facendo. Sophie disse che stava applicando lo stesso principio della fessura nel corridoio, un atto di fede verso l'oscurità. Poi si tuffò. L'acqua era fredda, più fredda di quanto si aspettasse, con quella qualità densa dell'acqua che non vede la luce da secoli. Sophie nuotò verso il centro, aprì gli occhi nell'oscurità. Non vide niente. Scese ancora. Poi vide qualcosa, non esattamente dove Daniel aveva calcolato, spostato di qualche metro verso destra. Una luce, un'apertura. Tornò a galla, urlò agli altri che aveva trovato qualcosa. Daniel si tuffò immediatamente. Scesero insieme. Il passaggio era stretto, abbastanza per una persona alla volta,
con la pietra che sfiorava le spalle. Era un tunnel orizzontale di forse 5 metri, con la corrente che spingeva leggermente verso l'uscita, il che significava che dall'altra parte c'era aria, spazio, qualcosa di aperto. Nuotarono, risalirono in uno spazio buio e ristretto, una piattaforma di pietra su cui si aggrapparono ansimando, con l'acqua che cadeva dai capelli e dai vestiti e risuonava nell'eco dello spazio intorno. Daniel accese la lampada impermeabile che aveva portato nella tasca impermeabile della giacca tecnica. Un pensiero pratico che Sophie gli fu silenziosamente grata. Una scala ripida saliva dalla piattaforma verso l'alto, pietra antica, gradini stretti, senza corrimano. Bagnati com'erano, la salita richiese attenzione e lentezza. Sophie salì per prima, con le mani sulla pietra fredda, sentendo i muscoli delle cosce bruciare per lo sforzo. In cima alla scala, un piano di legno e pietra, stabile, sorprendentemente, con quella qualità di alcune legna antiche che sembrano mineralizzarsi nel tempo invece di decomporsi. E di fronte a loro, illuminata dalla lampada di Daniel, una statua. Era alta circa 1,5 metri, una figura antropomorfa con 2 bastoni nelle mani alzate, il volto stilizzato con occhi raggianti che si irradiavano verso le tempie. Viracocha, non identico alle rappresentazioni del Gateway of the Sun di Tiwanaku, ma chiaramente della stessa tradizione, la stessa iconografia, la stessa postura, la stessa qualità di presenza che le buone sculture rituali hanno indipendentemente dalla cultura che le produce. Sophie la studiò in silenzio per qualche minuto, poi si spostò per guardare le spalle della statua. Sulla parete dietro, a circa 1 metro di altezza, c'erano 4 corde che pendevano da ganci di pietra. Erano di fibra vegetale, parzialmente deteriorate ma ancora integre. Sotto ciascuna corda, inciso nella pietra, un simbolo. Sophie si avvicinò, li esaminò uno per uno con la lampada. Il primo era chiaramente riconoscibile, una spirale aperta verso il basso, con una linea orizzontale che la attraversava. Era il simbolo Wari della morte, presente in decine di oggetti rituali catalogati. Lo riconobbe immediatamente. Gli altri 3 erano diversi, più complessi, con una geometria che non apparteneva esattamente alla tradizione Wari che conosceva. Carlos avrebbe probabilmente riconosciuto l'influenza mesoamericana. Quei simboli ricordavano gli elementi del calendario azteco, filtrati attraverso secoli di contatto commerciale e culturale tra le diverse civiltà precolombiane. Rappresentavano qualcosa legato ai cicli del tempo, stagioni, forse, o fasi dell'anno, inizi e chiusure, ma uno dei 4 era strano. Non seguiva la logica degli altri, aveva una geometria circolare, con un elemento interno che sembrava indicare un ritorno, un completamento, un ciclo che si chiudeva su se stesso. Sophie tornò alla leggenda nella sua testa. Il ciclo si chiude dove la morte diventa rinascita. 4 passaggi, una sola verità. 4 corde, 4 simboli. Un ciclo completo, nascita, crescita, morte, rinascita. Ascoltatori? Sophie è davanti a 4 corde con 4 simboli. Uno rappresenta la morte. Gli altri 3 sembrano indicare le stagioni della vita. A cosa pensate siano collegate quelle corde? E soprattutto, in quale ordine andrebbero tirate? Scrivetelo nei commenti. Sophie tirò una delle corde. L'acqua intorno alla piattaforma cominciò a salire. Non velocemente, ma abbastanza da essere notata. Sophie e Daniel si guardarono. Non c'era modo di chiamare gli altri. Erano sotto l'acqua, dall'altra parte del tunnel. Daniel disse che dovevano sbrigarsi. Sophie guardò i simboli. Li guardò nell'ordine in cui erano disposti, da sinistra a destra, che non era necessariamente l'ordine corretto.
Li guardò nell'ordine opposto. Li guardò cercando una logica narrativa, una storia che iniziava da qualche parte e finiva da qualche altra parte. Il ciclo della vita, nelle tradizioni precolombiane, non iniziava dalla nascita, iniziava dal cosmo, dalla creazione che precedeva la nascita individuale e non finiva con la morte, finiva con la rinascita, che chiudeva il cerchio e lo riapriva. Sophie identificò il simbolo della rinascita, quello con la geometria circolare, il ritorno. Lo indicò a Daniel come punto di arrivo, poi individuò il simbolo della morte come punto di passaggio e disposte intorno le altre due stagioni, crescita e declino. L'ordine era creazione, crescita, morte, rinascita, da destra a sinistra, non da sinistra a destra. L'acqua era salita altri 10 centimetri. Sophie tirò la prima corda. L'acqua salì. L'acqua salì ancora. La piattaforma era ora bagnata. Sophie sentì i piedi già freddi diventare ancora più freddi. La tensione era fisica, il cuore accelerato, la respirazione corta, la consapevolezza che se avessero sbagliato, l'acqua sarebbe salita abbastanza da rendere impossibile la nuotata di ritorno nel tunnel. Tirò la terza corda. L'acqua si fermò. Si guardarono. Un secondo, 2, 3. Poi l'acqua cominciò a scendere. Lentamente all'inizio, poi più rapidamente, come se qualcuno avesse aperto un drenaggio da qualche parte. Il livello scendeva, scendeva, finché non raggiunse il livello originale. E continuò a scendere ancora. Daniel disse che mancava ancora la quarta corda. Sophie la tirò. Il suono fu diverso dagli altri. Una parete del lago, quella che avevano attraversato nuotando, si aprì. Non il tunnel, ma la parete intera. Un pannello di pietra che ruotava su un asse verticale, rivelando un passaggio ampio e asciutto che portava direttamente alla sala del lago. O quello che restava della sala del lago, perché il lago non c'era più. Scesero la scala bagnata con la lentezza dei movimenti che si fanno quando si è ancora sotto l'effetto dell'adrenalina. Nella sala, gli altri 4 erano in piedi sul fondo asciutto di quello che era stato il lago, una vasca di pietra perfettamente levigata, con al centro una scala che scendeva verso il basso. Carlos disse che era un sistema a vasi comunicanti. L'acqua del lago era defluita verso un serbatoio più basso, rivelando la struttura sottostante. Disse che era un'ingegneria idraulica che non aveva precedenti documentati per questa cultura e per questa epoca. Disse molte altre cose in rapida successione che Sophie ascoltò solo parzialmente. Guardava la scala al centro del lago vuoto. Scesero tutti insieme, Sophie, Daniel, Carlos, Eric e 3 degli assistenti indigeni che avevano aspettato in silenzio per tutta la durata dell'operazione. In fondo alla scala c'era un corridoio, breve, senza uscita apparente. Sophie alzò la lampada e guardò il soffitto. Una scala sporgeva verso il basso. Salirono la scala e si ritrovarono in un corridoio finale che sapeva di pietra e di qualcosa di più vecchio, di più privato, di più chiuso. La stanza finale era piccola rispetto a quello che avevano attraversato per arrivare fin lì, ma quello che conteneva riempiva lo spazio in modo che le dimensioni smettevano di contare. Al centro una tomba, una struttura di pietra levigata, con una copertura piatta su cui erano incisi simboli che Carlos cominciò a fotografare con le mani che tremavano appena. Intorno alla tomba, su scaffali di pietra incastonati nelle pareti, oggetti, ceramiche con decorazioni geometriche di una precisione che il restauro avrebbe rivelato straordinaria, tessuti mineralizzati che conservavano ancora tracce di colore, strumenti in pietra e osso che nessun catalogo aveva mai descritto. Eric disse che erano davanti alla dimostrazione di una subcultura precolombiana
di un livello di sviluppo che avrebbe riscritto parti significative della storia andina. Carlos disse che le ceramiche mostravano influenze che attraversavano migliaia di chilometri, connessioni commerciali e culturali che nessuno aveva ancora documentato a questo livello. Daniel non disse niente. Guardava la tomba. Gli assistenti indigeni si fermarono sulla soglia. Poi, silenziosamente, si ritirarono. Tornarono nel corridoio, risalirono le scale, sparirono verso l'uscita. I 4 archeologi si guardarono. Era un comportamento insolito, ma non inspiegabile. Alcuni luoghi, per alcune persone, avevano un peso che non si discute. Il mattino dopo, gli assistenti tornarono, ma non da soli. Con loro c'era una donna anziana. Sophie la riconobbe prima ancora di vederla bene. Quella camminata sicura, quell'abito dai colori sbiaditi, quei capelli bianchi sotto il cappello di paglia. La donna dell'aeroporto di Ayacucho. Si fermò davanti a Sophie e la guardò negli occhi per un momento lungo. Poi disse qualcosa, nella stessa lingua di prima, quella che non era quechua, quella che sembrava più antica. Uno degli assistenti tradusse sottovoce. Disse che la signora ringraziava Sophie, che alcune cose sono predestinate e rappresentano il ciclo delle stelle, che lei aveva fatto quello che doveva essere fatto e che adesso era il momento di fare quello che rimaneva da fare. Sophie chiese cosa restasse da fare. La donna disse una sola parola. L'assistente tradusse: il rituale. Scesero di nuovo nella stanza finale, tutti questa volta. I 4 archeologi, gli assistenti indigeni, l'anziana. Le lampade illuminavano la tomba e gli oggetti sugli scaffali e le incisioni sulle pareti, con quella qualità della luce artificiale in spazi chiusi che rende tutto più presente, più reale, più definitivo. L'anziana si inginocchiò davanti alla tomba. Gli assistenti indigeni fecero lo stesso, in cerchio intorno a lei. Cominciarono a recitare, non ad alta voce, ma con quella qualità del suono che si produce quando molte voci si uniscono sullo stesso tono, che è qualcosa di fisico oltre che acustico. Sophie rimase in piedi, con i colleghi, leggermente fuori dal cerchio. Guardava e ascoltava e sentiva qualcosa che non aveva nome nella sua formazione scientifica. Poi lui apparve. Non da un corridoio, non da un passaggio, semplicemente fu lì, come era sempre stato lì. Come forse era sempre stato lì senza che fosse possibile vederlo. L'uomo dei corridoi, l'uomo del lago, con quella stessa calma assoluta, quella stessa qualità di presenza che non occupava lo spazio ma lo attraversava. L'anziana continuava a recitare e il suono si faceva più denso, più presente, come se occupasse lo spazio fisico della stanza in modo che prima non occupava. Lui guardava la tomba per poi girarsi verso Sophie. Le disse che un rituale interrotto molti secoli prima l'aveva tenuto lì, nel limite del suo tempio, in attesa. Che gli scavi avevano permesso di muoversi di nuovo, di cercare qualcuno con cui comunicare, che l'aveva trovata in lei. Sophie voleva dire molte cose. Non disse niente. Lui sorrise. Il suono del rituale cambiò. Si alzò di mezzo tono, poi di un altro. Poi trovò una frequenza che sembrava risuonare con la pietra stessa delle pareti. Sophie sentì qualcosa vibrare nel petto, non il cuore, qualcosa intorno al cuore. Lui si voltò verso la tomba, poi si voltò di nuovo verso Sophie e disse il suo nome, Kunak. Poi disse che significava colui che guida, che era un nome che si porta per tutta la vita e oltre. La luce cambiò, non le lampade, qualcosa di interno alla stanza, come se la pietra stessa stesse cedendo una luminosità che aveva trattenuto per secoli. Kunak si alzò verso quella luce con la stessa calma con cui aveva fatto tutto il resto, senza fretta, senza drammi, con la semplicità di chi sta andando in un posto che conosce.
Prima di sparire del tutto, si girò un'ultima volta, guardò Sophie e poi se ne andò. Il rituale finì in silenzio. L'anziana rimase inginocchiata per qualche minuto. Poi si alzò con la lentezza dei movimenti che costano fatica e camminò verso Sophie. Le prese la mano, lo stesso gesto dell'aeroporto, la stessa decisione. Disse qualcosa. L'assistente tradusse sottovoce. Disse che ciò che la signora aveva detto all'aeroporto non era un presagio di morte, era un presagio di fine, che non è la stessa cosa. Alcune cose devono finire perché altre possano continuare. Sophie guardò la stanza intorno a sé, la tomba, gli oggetti, le incisioni, la luce che era tornata a quella delle lampade. Poi guardò i colleghi, Carlos con la fotocamera ancora in mano, Daniel con il taccuino, Eric con quella espressione di chi ha visto qualcosa che non sa ancora come mettere in un rapporto scientifico. Poi guardò la tomba di Kunak. L'aeroporto di Ayacucho aveva lo stesso odore di cherosene e terra rossa. Sophie aspettava il volo con lo zaino ai piedi e il fascicolo chiuso sulle ginocchia. Il fascicolo era pieno adesso, note, fotografie, misurazioni, la documentazione di una scoperta che avrebbe richiesto anni di lavoro per essere compresa e pubblicata. Era abbastanza per una carriera. Era abbastanza per molte carriere. Ma quello che portava con sé non stava nel fascicolo, stava da qualche altra parte, in quella parte della memoria che non è fatta di dati, ma di qualcosa di meno definibile. Il suono del rituale, la luce nella stanza finale, un nome detto con una voce diversa da tutte le altre voci che aveva sentito in 30 anni di vita. Kunak, colui che guida. Sophie si alzò, prese lo zaino e si avviò verso l'ingresso dell'aeroporto. Sulla soglia si fermò un momento, si girò verso le colline all'orizzonte, verso il profilo delle Ande che si alzava contro il cielo blu violento dell'altipiano. Poi entrò. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti. E se questa storia ti ha colpito, lascia un like.